Benvenuti di nuovo. Iniziamo il primo video da un posto molto particolare, l'Aeropago. L'Aeropago è la vecchia roccia degli Aeropagos, che è la vecchia roccia di Atene, che sta esattamente nel mezzo praticamente di tutta la zona dell'Acropoli e subito a ovest, scusate, del Partenone e sulla collina che viene chiamata di Tissio, che potete vedere da questa immagine. La collina di Tissio, e lì vedete l'osservatorio, la chiesa, subito sotto potete vedere l'inizio di Tissio. Davanti a noi vediamo la bellezza dello Stoa di Attalo, questo gigante rosso sulla destra. Sulla sinistra vediamo il tempio di Efesto. Qui sulla destra siamo in Monastirachi, a destra dello Stoa siamo in Monastirachi con l'Agora Romano. Davanti a noi quella collina che vediamo in fondo, il Licabetto, che è la collina da cui si vede tutto, e dall'altra parte la Regina, l'Acropoli, con il Partenone, e sul lato, quello che vedete sul lato, è l'Eriteo. Oggi andremo a parlare prima di tutto dell'Eriteo. Perché? Perché è un luogo sacro, è molto molto particolare. Eriteo nasce dal nome di Eriteo, che era il secondo re che aveva governato la città di Atene. Il primo re era Kekrops. La città probabilmente era chiamata Kekropia ai tempi dal nome del re. La stranezza è che Kekrops non era un uomo, era metà uomo la parte superiore e metà serpente la parte inferiore. Eriteo nasce con le stesse caratteristiche, ma è la nascita anche che è interessante. Eriteo è figlio di Atena ed Efesto, figlio. Più che figlio, diciamo uno sbaglio, in quanto Atena aveva bisogno di farsi costruire delle armature, si rivolge a Efesto. Efesto è il dio un po' mostruoso, che però è l'armiere di tutti gli dei. Si rivolge a lei e gli dice: ok, ti devo pagare. E lui gli dice: no, 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 non voglio un pagamento, mi paghi in natura praticamente. Lei si rifiuta, ma il seme di Efesto, che era già eccitato, probabilmente cade per terra e da quello nasce Efesto. E che cosa fa Atena? Atena raccoglie Efesto, lo mette in un box, lo dà alle figlie di Kekrope dicendo di non aprire mai il box. Ovviamente dopo un pochettino la curiosità delle due figlie fa sì che viene aperto. Quando viene aperto esce fuori un serpente. Dallo spavento le due figlie scivolano giù dalla roccia, da questa roccia famosa, e si schiantano giù dall'Acropoli. Eriteo cresce, diventa il secondo re e a lui viene poi nominato praticamente l'Ereteo che vediamo oggi. Che cos'è interessante? Ereteo non è stato sempre nella storia quello che vediamo. Le 6 cariatidi, famosissime, sembra che fossero le protettrici della tomba di Kekrops, quindi anche all'interno ci fosse quella. Durante il periodo cristiano divenne una chiesa, durante il periodo, quindi se immaginiamo i vari cambiamenti, sono interessanti. Quello che è particolarmente interessante a livello di leggenda è che quando nel XVIII secolo Lord Elgin venne a portare via molte dei frontoni del Partenone, decise anche di portare via una cariatide. Sembra, la leggenda dice che le altre 5 cariatidi continuarono a piangere ininterrottamente per la perdita della sesta sorella.
Ad oggi le Cariatidi, le 5 Cariatidi sono protette da vetrate spesse e ovviamente a temperatura costante nel Museo dell'Acropoli, che è subito di fronte al Partenone. Quello che noi riusciamo a vedere al momento sono delle copie, in quanto bisogna preservarle. Ci vediamo a breve però con una prossima storia. Vi saluto.